Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video di Vipro Audio. Oggi tratteremo un argomento davvero interessante che è quello degli equalizzatori. Come sappiamo ci sono vari tipi di equalizzatori, ma oggi prenderemo ad esempio un equalizzatore classico e un equalizzatore a fase lineare. Qual è la differenza tra un equalizzatore classico e un equalizzatore a fase lineare? Praticamente quello classico, nel momento in cui si agisce nel boost, nel cut di alcune frequenze, introducono degli sfasamenti, è chiaro. È una cosa molto normale in qualsiasi equalizzatori, che siano digitali o analogici. Nel mondo invece del dominio digitale si è arrivati a realizzare praticamente dei equalizzatori a fase lineari. La parola stessa lo dice. Praticamente nel momento in cui interveniamo a boostare o a cattare alcune frequenze, questi equalizzatori praticamente riescono a mantenere la fase invariata grazie a un ricalcolo. Ovviamente l'equalizzatore a fase lineare ha un peso molto maggiore sulla CPU e in più introducono un problema che si chiama pre-ringing, dovuto praticamente al ricalcolo che effettuano nel momento in cui produciamo un boost o un cut. Qui sulla mia schermata di Pro Tools vi faccio vedere praticamente che cosa succede quando si equalizza uno strumento, in questo caso il basso, con un equalizzatore classico e con un equalizzatore a fase lineare. E vi faccio vedere anche che cos'è il pre-ringing. Detto questo, passiamo sulla schermata di Pro Tools e andiamo a esaminare questi due equalizzatori. Allora, qui ho una traccia di basso. Zoomiamo il più possibile questa traccia di basso in maniera tale da vedere le escursioni della forma d'onda. E qui ho creato praticamente due ausiliari dove mando praticamente la copia del segnale con queste due mandate a questi due ausiliari, dove all'interno in uno c'è un equalizzatore classico di Pro Tools, dove ho più o meno fatto un'equalizzazione molto blanda, ma così per dar l'idea, e nell'altro c'è un equalizzatore che conosciamo tutti, che è il nostro Fab Filter, e praticamente ho copiato i settaggi, solo che al Fab Filter ho impostato un linear phase molto alto, e come possiamo già notare dalla delay compensation praticamente del programma stesso, siamo quasi al limite. Guardate quanta latenza introduce il Fab Filter. Siamo già davvero al limite. Qui potete capire che in pratica questi equalizzatori vanno usati con cognizione di causa, non si può aprire un linear phase su ogni traccia perché sennò diventerebbe davvero un bordello. Quindi, detto questo, passiamo sulla schermata di edit e andiamo a stampare questi due canali. Allora, stampiamo il primo, che è l'equalizzatore classico, e lo vediamo in relazione al suono originale. Quindi ok, come ben vediamo, praticamente si è sfasato. Se noi prendiamo il punto 0 qui della forma d'onda, vediamo che si è sfasato. Possiamo anche andare a calcolarci un attimino di quanto si è sfasato cambiando la lettura del nostro meter in sample e vediamo che si è sfasato di 120 sample. Se noi andiamo a frizzare invece la traccia dove c'è il nostro Fab Filter, vediamo subito che questo non succede praticamente. Eccolo qua. Vedete? Non si è sfasato praticamente di nulla. Se noi prendiamo appunto il punto 0, più o meno è questo, siamo lì. Siamo molto vicini alla fase reale del suono. Ovviamente se uno anche ha un orecchio abbastanza allenato, nel momento in cui utilizza un equalizzatore classico, che è un equalizzatore che praticamente hanno usato tutti gli ingegneri del suono fino ad oggi, la bravura del fonico era praticamente capire dove questo sfasamento stava andando a creare dei boost o dei cut, praticamente per compensarlo a sua volta. Usare un equalizzatore classico molte volte può essere
sia un difetto, ma alcune volte anche un pregio. Magari grazie a questi sfasamenti siete riusciti a ottenere il vostro suono, ma qui si tratta di gusto. È come praticamente l'inversione di fase magari su due rullanti, no? Se noi guardiamo per esempio questi due rullanti, capiamo da subito che praticamente, zoomiamo un po', sono praticamente in controfase. Però chi lo sa, magari questo suono in controfase ci piace e ce lo teniamo. È una questione di gusto questo. Vi faccio vedere anche il pre-ringing. Ecco, lo vedete già dalla forma d'onda, vedete? Mentre questo è il bounce dell'equalizzatore classico, e come noi possiamo vedere la forma d'onda inizia da qui. Qui abbiamo un po' di pre-ringing, che è questa roba qua. Questa roba qua ovviamente adesso non ve la riesco a farvela ascoltare perché è davvero basso come suono, però c'è questo piccolo artefatto dovuto al ricalcolo dell'equalizzatore stesso. Usare equalizzatori a fase lineare, come abbiamo detto all'inizio del video, è molto importante se si hanno appunto strumenti registrati con due microfoni. Quindi in questo caso potrebbe essere un rullante, potrebbe essere anche la room di questa batteria qui, o potrebbe essere una linea vocale dove per raggiungere un suono desiderato della voce si è utilizzato due microfoni che ovviamente non saranno mai alla stessa distanza uno con l'altro e quindi ci saranno sempre dei minimi sfasamenti, ma se noi andiamo a equalizzare un singolo canale di quei due introdurremo praticamente queste differenze di fasi. Detto questo, vi posso far ascoltare che cosa succede nel momento in cui ascoltiamo un basso con un'equalizzazione parallela, con un equalizzatore non lineare. Allora, ora andiamo a sommare i suoni di questi due equalizzatori alla traccia originale. Partiamo con il primo, che è quello con l'equalizzatore classico, dove praticamente è avvenuto lo sfasamento dell'onda, e ascoltiamo cosa succede. Adesso ascoltiamo quello in fase lineare. Ascoltati separatamente così non notiamo nulla, ma se noi mettiamo in play e switchiamo tra l'equalizzatore a fase lineare e l'equalizzatore classico, noteremo un cut sulle bassissime frequenze con l'equalizzatore classico. Ascoltate. Partiamo con l'equalizzatore lineare. Se avete fatto caso, sulle bassissime c'è tipo una perdita, come se avremmo praticamente cattato e non boostato, come era nell'EQ. Perché noi abbiamo boostato praticamente sulle frequenze basse, ma visto che abbiamo utilizzato un equalizzatore a fase non lineare, ci ha fatto l'effetto contrario a causa dello sfasamento. E questo praticamente bisogna tener conto quando si fanno tutti questi processi paralleli. Si può tenere un po' meno conto nel momento in cui andiamo a equalizzare un suono singolo, perché tanto non ci dà differenza. Non c'è, cioè l'hanno sempre fatto tutti gli ingegneri del suono da quando è nata l'equalizzazione. Quindi non è un problema se sfasiamo un po' il suono nel momento in cui andiamo a equalizzare una traccia singola. Ma nelle tracce parallele o tracce con più microfoni, questa è una cosa molto molto importante da tenere in considerazione. E allora, con questo mini video vi ho fatto vedere che cosa succede quando si equalizza con un equalizzatore a fase lineare o con un equalizzatore non lineare. Spero che vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!